Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono sui Monti Sibillini, in questo paradiso qui nell'Appennino centrale. Quello che c'è dietro di me è l'abitato, quello che resta dell'abitato di Castelluccio di Norcia, purtroppo praticamente distrutto dopo il terremoto del 2016, e ancora purtroppo si fatica a cominciare la ricostruzione perché è davvero stato quasi raso al suolo. Da quella parte lì invece i Monti Sibillini, la catena più alta, davanti a me c'è il Monte Redentore e poi c'è l'Argentella, il Monte Porche, in fondo. Qua è veramente un bel posto, davvero un bel posto. Purtroppo la siccità sta creando un po' di danni e vedo che in fondo sulle creste c'è un po' di vegetazione quasi bruciata, però ormai siamo praticamente a metà agosto, per cui questi sono i colori dell'estate. E il piano di oggi è quello di girarmi un po' intorno qui sulla piana di Castelluccio, magari andare verso Forca di Presta, magari andare alla Forca di Gualdo dall'altra parte del paese, per cercare qualche scatto, qualche fotografia così di vita anche rurale, perché qui insomma ho visto ci sono molti attrezzi agricoli da quella parte e c'è davvero una bellissima situazione di nuvole e di cielo. Speriamo che si mantenga almeno fino al tramonto. Ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video per incoraggiamento, perché già so che quella di oggi sarà una puntata particolarmente difficile sul piano così dell'organizzazione, perché il posto è così davvero sconfinato che non so quasi da dove iniziare, però sicuramente da qualche parte bisognerà pur dare inizio a questa avventura. Lo scorso autunno, verso gli ultimi giorni di novembre, sono stato proprio in questo punto con il mio amico Massimo, che saluto, di Ascoli, e mi ha accompagnato, lui è un esperto dei Sibillini, mi ha accompagnato in questa stradina che si stacca praticamente dalla strada principale. All'altezza un po' prima di Forca di Presta c'è un bivio con questa strada che entra un po' nel bosco, e da qui si apre una finestra, guardate, su tutto il pian grande di Castelluccio di Norcia. Castelluccio è in fondo alla fine della pianura, e qua è davvero un posto incredibile per la fotografia, e spero che le nuvole si tratterranno per il tramonto, e spero che ci sia un po' di colore. E in quell'occasione quest'inverno ho realizzato pochissime fotografie, perché era una giornata di quelle terze con la tramontana che veramente faceva male solo a uscire dalla macchina, veramente un vento fortissimo, e quindi siamo stati un po' in giro qui sui Sibillini, ma a livello fotografico forse ho scattato una o due fotografie di quelle interessanti. Magari me la faccio vedere qui durante il video, perché quella volta non registrai alcun video, e Massimo mi portò in questo punto perché guardate che finestra. Qui io vorrei realizzare qualche fotografia, e in questo momento, oppure magari più tardi nel pomeriggio. La puntata di oggi in realtà è il reportage dello scouting che sto effettuando qui sui Monti Sibillini per eventualmente un workshop fotografico, perché no, in autunno, magari anche in inverno. Fotograficamente oggi sono accompagnato da una OM1 con un bellissimo teleobiettivo, forse uno dei più belli che abbia mai provato in tutti questi anni. È un 40-150, ovvero un equivalente di 80-300, per cui potete immaginare l'escursione focale è davvero molto divertente. E credo che in situazioni come queste, in cui il primo piano, come potete vedere, latita un pochino perché la vista è stupenda, però qui davanti non c'è un primo piano predominante che possa riempire la scena e dare sfogo poi allo sfondo così bello. In questi casi, dicevo, il teleobiettivo forse è la scelta più indicata, perché con un'escursione focale così ampia, così interessante, poi con la qualità ottica di questo oggetto, posso andare a cercare le composizioni in lontananza. Durante
la strada che ho fatto nel pomeriggio. Mi sono fermato più volte bordo strada e ho scattato con questo obiettivo diverse scene, diversi momenti, diversi soggetti, tutti con una focale molto, molto lunga, tra il 100 e il 150, proprio per andare a cercare i contrasti sulle creste della montagna, andare a cercare il colore del terreno e qualche dettaglio delle nuvole. E quello che farò adesso qui è quello di scattare in lontananza. Da quella parte là si vede, vedete il monte Redentore con lo scoglio dell'Aquila, la cima del lago e delle nuvole che si stanno muovendo lì sopra, tutto il pian grande di Castelluccio. Andrò a cercare delle composizioni proprio lì in fondo, verso il Monte Argentella, Monte Porche, cima di Passo Cattivo, verso i Sibillini Nord, e magari anche con un grandangolo cercherò di effettuare una composizione, una foto generale utilizzando il frame offerto dalla vegetazione e dal bosco lì sotto, e andare a incorniciare l'altopiano di Castelluccio. Mettiamoci al lavoro e vediamo che cosa si può fare. Purtroppo la giornata di oggi è un po' umida, per cui il teleobiettivo nasconde una piccola insidia, ovvero il caldo. Andando a fotografare in fondo il caldo che emana il terreno può creare un po' di diffrazione proprio da caldo, quasi delle distorsioni. Un po' avete presente quei miraggi nel deserto? Ecco, non è questo il caso, però il principio è quello. Io adesso mi voglio spostare e cambiare location, perché qua ho realizzato già tante fotografie e magari sono indeciso se andare o nella piana di Castelluccio in fondo a fotografare un attrezzo agricolo, un classico, prima che vada in ombra, oppure spostarmi da quella parte a Forca Canapine, di là, per fotografare il monte Vettore, il monte Redentore da lontano, ma credo che quella sia una scena più che altro indicata per il tramonto. In 2 passi veramente dalla strada ho raggiunto questo attrezzo agricolo che si chiama ranghitore e serviva chiaramente per la lavorazione delle lenticchie. Questo in primavera qui è famoso perché c'è la fioritura in primavera, veramente alla fine della primavera, verso l'inizio dell'estate, e questa piana di Castelluccio si trasforma in un enorme prato fiorito. Veramente tutti i colori dell'arcobaleno, tutti i colori sono proprio presenti su questo prato, perché la lenticchia, la coltivazione della lenticchia richiama anche altre essenze, altri fiori che crescono spontaneamente poi in mezzo a queste coltivazioni, e qui questo campo diventa un set fotografico. Infatti fotografi da tutto il mondo vengono qui a fotografare. Ma ora sono qui proprio nel momento più caldo dell'estate
e devo cercare di fotografare questo attrezzo. Ci sono anche un paio di rotoballe qui sparse magari come soggetto fotografico, potrebbero aiutarmi nella composizione. In fondo da quella parte ci sono dei cavalli quasi in libertà che potrebbero anche rappresentare un interesse, magari magari con un teleobiettivo dopo andrò anche a fotografare lì. Avevo portato anche un cavalletto perché volevo essere sicuro di fotografare bene questo attrezzo, però purtroppo la realtà è che il sole da quella parte lì sta scendendo dietro la montagna e sta proiettando una ombra lunghissima proprio a sfavore del mio soggetto. Infatti forse si vede l'ombra lì, guardate, la mia ombra. E certo, una delle regole fondamentali della fotografia in generale è quella di non fotografare mai l'ombra del fotografo all'interno della scena. Purtroppo non sono riuscito a scattare la fotografia proprio come volevo, perché non conoscendo esattamente la zona mi sono trovato con il sole a sfavore, che mi ha veramente la mia ombra impallava del tutto la scena, per cui ancora una volta posso dirvi che l'importanza nella fotografia di paesaggio, il fattore principale è quello della conoscenza del territorio, proprio per sapere il giro del sole come fa, insomma, le ore migliori per fotografare, i soggetti migliori da fotografare e in quale fascia oraria durante il giorno. Le nuvole si stanno in verità dissolvendo, come spesso capita in prossimità del tramonto, però ancora c'è qualcosa da quella parte, voglio sfruttarla per realizzare un time lapse. Noi ci vediamo tra poco. Il sole ormai è tramontato da pochissimi istanti e non sta quasi più illuminando la montagna, proprio sono rimaste le ultime luci, però ho avuto modo di fotografare i giochi d'ombra che si creano lì tra i valloni della montagna, e devo dire che quest'oggi le previsioni del tempo hanno preso una toppa di quelle clamorose. Infatti davano per le 20, quindi per il tramonto, un forte temporali, insomma possibilità di forti temporali. Come potete vedere anche da soli, non c'è neanche l'ombra di una nuvola, come spesso accade proprio in prossimità del tramonto, quando il pomeriggio ha quelle formazioni nuvolose molto interessanti che sono ideali per la fotografia. Spesso al tramonto le nuvole si dissolvono e la fotografia diventa un po' più complicata. Non posso essere sempre fortunato come la volta scorsa sulle creste della Maiella con quella inversione termica davvero colorata, impressionante. Qualche volta ci troviamo di fronte a delle scene comunque molto belle e dobbiamo riuscire a fotografarle.
A questo punto però credo che il pomeriggio di scouting fotografico sia giunto al termine. Infatti, come potete vedere, non credo che ci sarà una sorpresa, un'esplosione di colore da qui a pochi minuti, perché insomma ormai quello che dovevo fotografare credo di averlo già fatto. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia qui in questo pomeriggio così diverso dal solito. Infatti è stato più che altro uno scouting fotografico qui tra le praterie dei Monti Sibillini. È un posto che io davvero amo moltissimo, ma rimane un po' lontano. Mi trovavo nelle vicinanze, per cui non ho resistito alla tentazione di ritornare qui a fotografare i Monti Azzurri, come li chiamava Giacomo Leopardi, il poeta. Ma prima di salutarvi vorrei chiedervi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate tutte le campanelle per non perdere poi i prossimi video e mettete un like, lasciatemi anche un commento per sapere cosa ne pensate di questa attrezzatura OM System Olympus. Qui dai Monti Sibillini per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima avventura, ciao!